benissimo, da qui partiamo. Adesso abbiamo chiuso il nostro corpo, quindi adesso lavoreremo in cerchio, non abbiamo più gli angoli, dobbiamo solo andare giù per la lunghezza. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale, grazie di essere qui con me. Oggi vi presento la mia nuova creatura, lei è la canotta treccina, sempre della serie treccina, dove troverete il cardigan, dove troverete la maglia a pannello della treccina, e questa invece non è a pannello ma è a top down, quindi partiremo dalla parte superiore e man mano scenderemo. Ho realizzato lo stesso disegno e poi sono andata ovviamente a modificarlo, perché Marina non si accontenta mai, a modificarlo utilizzando lo stesso punto ma diversificato per andare sui fianchi in modo più morbido, e direi che ci sono riuscita perché ne ho iniziato un altro che poi vi faccio vedere, ma avevo interrotto gli archetti e da qui in poi comunque ve la faccio vedere, ma mi piace più questo modello ed è questo che io vi propongo, anche se vi farò vedere l'altro, perché l'altra che ho iniziato sempre nello stesso modo, quindi la parte superiore è sempre uguale, poi chi vuole può continuarla semplicemente con archetti, ma io l'altra l'ho diversificata nella parte da metà in giù. I filati sono bellissimi, sia questo color arcobaleno che poi sfumerà nel rosso, ma io non avevo più spazio, perché chi vuol fare un abitino per esempio può continuare con questa cake se ha la mia taglia e creare appunto l'abitino con una cake soltanto. E io direi che vi faccio vedere anche l'altra che non è finita e poi andiamo al tutorial. Spero che vi piaccia perché è bellissima. Una cosa, io l'ho fatta a canotta, però volendo si può fare a manica corta, ok? Quindi tranquilli che si può fare anche a manica corta. Ti faccio vedere anche il retro. Questa è la parte dietro, che ovviamente è identica al davanti. E ora ti faccio vedere l'altro modello. Ok, questo è l'altro modello. Come vedi la partenza è identica, quindi non cambia niente tranne il filato, che questo è di una morbidezza esclusiva, proprio si chiama Lyocell, e cambia però il disegno sotto. Come vedi, a parte il fatto che io ho voluto fare dei cambi colore nella parte sotto, non è ancora finita, ma come vedi qui è diverso e francamente tra i due ho preferito registrare il modello precedente, quello arcobaleno, però questo volevo farvelo vedere perché io me lo finirò sicuramente, farvelo vedere anche per il filato, che veramente è un qualcosa di setoso, morbido. Per chi soffre il caldo come me lo prediligo al cotone, te lo dico proprio sinceramente. Quindi questa è la versione in bianco con l'altro tipo di filato, il Lyocell, che comunque io vi metto i link ai filati che ho usato, così che se vi piacciono e volete usarli anche voi, ecco, potete farlo. Ok, direi che è arrivato il momento di andare al tutorial. Allora, premetto, non l'ho ancora finita, quindi sto ancora andando avanti, nel frattempo però vi faccio il tutorial. Quindi, da dove si parte? Questa è la maglia, come oramai sapete, treccina, ma top down, ciò vuol dire che si parte dallo scollo e scende giù per il corpo. Ovviamente canotta o maglia a seconda di se fate o no la manica. Da dove partiamo? Quindi dallo scollo, semplicissimo. Allora vi ho fatto uno schemino. Dobbiamo avere, noi faremo gli ovalini per partire, non le catenelle, mi piacciono di più gli ovalini.
Allora, dobbiamo avere degli ovalini per la parte centrale, per lo scollo quello grande, e per la spalla che siano dispari. Quindi come vedi qui sono 21 e qui sono 11. Attenzione, 21 è ciò che ho scelto io per questa maglia. Potete fare ovviamente gli ovalini che volete in base alla misura che vi occorre come ampiezza di scollo. Io questa l'ho fatta abbastanza ampia, difatti centimetri di dimensione, di larghezza, e 13 centimetri come spalla, ok? Ma puoi farla della dimensione che vuoi, anche per una bambina, quindi in base alla misura che tu vorrai realizzerai la tua scollatura di partenza. Ho deciso, visto e considerato che questa è molto elegante proprio per la tipologia di filato che ho usato, è molto elegante, veramente molto molto bella, che poi anche con un jeans va benissimo, però la vedo molto elegante, mi piace moltissimo. Questa la voglio fare un pochino più allegra, cioè diciamo con un colore arcobaleno, e sicuramente sarà diversa, uguale ma diversa, e quindi farò anche una scollatura in base al filato che ho. Parto quindi con questa cake sempre presa da Temu, che vi ho presentato sia il filato Lyocell, sì, Lyocell Silk, che vi ho presentato anche durante la recensione, e anche questa ne ho una soltanto, quindi posso realizzare un qualcosa, una maglia va benissimo con questa. Provo con l'uncinetto 2,5, vediamo. Per il momento non conto gli ovalini, ne faccio tanti quanti mi servono per l'ampiezza del mio collo, ok? Della scollatura più che altro. Solo quando avrò l'ampiezza della mia scollatura inizierò a fare la divisione di questi, del calcolo che abbiamo, ok? La divisione di tutti gli ovalini, la facciamo poi dopo. Quindi per il momento non ti preoccupare del conteggio. Ok, partiamo. Provo con l'uncinetto 2,5, vediamo se mi viene troppo fitto. Dunque, dobbiamo fare 3 catenelle, poi prendere il filo sull'uncinetto e andare sulla prima catenella d'avvio. Poi prendiamo il nostro filo e facciamo una maglia alta. Poi di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto. Ora andiamo in queste due asoline, questa e questa. Prendi il filo e chiudi 2 a 2. Queste io le chiamo gli ovalini. Poi di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, vado in queste due asoline, vedi queste che si formano con la chiusura delle due maglie, questa, e faccio la maglia alta. Sono indecisa sull'uncinetto, io provo col 3, poi disfo e riparto, quindi 1, 2 e 3, sì, decisamente. Allora, ovviamente sotto ho lavorato col 2,5, quindi fatico ad entrare, però se non provi non puoi vedere. Va bene anche col 2,5, però col 3. Quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo in questa asolina e in questa, prendi il filo e fai la maglia alta. 1, 2 e 3, entriamo, filo, maglia alta. 1, 2 e 3 catenelle, entriamo in queste due asoline, prendi il filo e fai la maglia alta. Allora, queste sono con il 2,5 e queste con il 3. Io decisamente riparto con il 3. Ok, vai avanti a fare questa sfilza di ovalini fino ad arrivare alla circonferenza del tuo
del tuo scollo, quella che ti piace di più. Quindi farai dal punto in cui ci lasciamo 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entri, scusa, filo sull'uncinetto, entri in questa solina, in questa, prendi il filo e fai la maglia alta, ok? Quindi continua in questo modo a fare i tuoi ovalini e ci troviamo quando abbiamo una sfilza di ovalini necessaria per il nostro scollo. Se una bambina ovviamente sarà più piccolina, regolati in base alla dimensione. Io adesso disfo e lo rifaccio tutto con l'uncinetto numero 3 che mi piace di più, sì. Ok, io ho fatto la mia stringa di ovalini, ok, li ho fatti tutti fino ad arrivare alla circonferenza che io volevo e la voglio un po' più accollata questa. Quindi cosa ho fatto? Quindi non le ho neanche calcolate, non le ho neanche contate, poi l'eccesso l'ho disfatto. Ora prendi dei segnapunto e inizia a segnare il primo ovalino. Ok, e qui ci siamo. Poi calcola quante ondine, ovalini vuoi tenere per la tua scollatura frontale, per la parte frontale, questa o dietro è uguale. Io ho scelto 15, quindi dispari, sempre dispari. Ho contato 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nella sedicesima ho messo il mio segnapunto. Ok, quindi questi sono già due angoli, il primo e il secondo. Ora devi pensare alla spalla. Quanto vuoi che sia ampia la tua spalla? Io l'ho fatta di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nell'ottava vedi dispari. Nell'ottava ho messo l'altro segnapunto e siamo al terzo angolo. Quindi abbiamo detto, io qui ne ho montate 15, quindi sono dispari. Queste sono 7 e sono dispari, quindi puoi mettere il numero di ovalini che vuoi, l'importante è che siano dispari. E questo ovviamente più 1 dell'angolo, vedi? Ok, io qui ne ho messi 7 più quella dell'angolo, l'ottava l'ho segnata. Ovviamente devo ripetere, quindi faccio lo stesso conteggio che ho fatto per la prima parte, ho rimesso di nuovo 15 ovalini da questa parte, nella sedicesima ho messo il segnapunto, poi ne ho altri 7 per l'altra spalla, ovviamente abbiamo fronte, retro e 2 spalle. Per l'altra spalla ne ho messi altri 7 e ho disfatto perché ce n'erano 2 in più. Ok, quindi non ho fatto nessun calcolo iniziale, sono andata avanti con gli ovalini, poi li ho suddivisi poi dopo. Ok, facendo in questo modo io ho una stringa che è lunga senza tirare. Ops, ho fatto sbagliare, il contrario ho fatto. Aspettami. Una stringa che è lunga, qui siamo a 32. Sto continuando a sbagliare, ho tenuto il segno però stavolta 32, 32, siamo a circa 57, qua 57, ok, ed è quello lo scollo che ho deciso per me, per questa treccina arcobaleno, ok? Quindi tu fai la tua divisione e quindi tu vedrai che abbiamo dietro, avanti, spalla e spalla. Dicevo dietro, avanti o viceversa, spalla e spalla. Adesso uniamo il giro. Ok, facile, no? Facilissimo.
Allora, adesso vediamo di unire il giro. Togliamo il primo segnapunto, l'uncinetto numero 3, poi ho rifatto tutto, inserendo l'uncinetto numero 3. Adesso prendiamo i nostri ovalini, in questo modo devono essere tutti belli dritti, ok? Così. Vai giù, vai giù, vai giù. Poche parole, la scolatura la fai come vuoi tu. L'importante, hai capito, che devono essere dispari più 4 angoli, ok? Quando arrivi all'altro segnapunto, vedi questo, allora ti inserisci proprio all'interno dell'ovalino, ti inserisci, prendi il filo e lo passi all'interno della maglia. Tienila così, Bene, dal punto in cui ci siamo lasciati, semplicemente entra nella prima catenella, abbiamo unito il giro, nella prima catenella prendi il filo e lo porti all'interno, quindi con una maglia bassissima. Ora entra all'interno del nostro ovalino, entra, prendi il filo e fai una maglia bassa. Ora devi alzare la catenella, alzala in modo tale da poter fare il punto puff, quindi prendi il filo, come per fare una maglia alta, entri nell'asolina, riprendi il filo e tira su altezza della tua prima maglia. Lo fai altre 2 volte, totale 3, quindi 2 e 3. Prendi il filo, passi all'interno chiudendo tutto. Questo è il nostro metà angolo, fai 2 catenelle, ok? Metà angolo. Ora, quello che noi faremo negli altri ovalini sono 2 maglie alte, quindi entra negli ovalini dopo aver fatto le 2 catenelle e mi fai 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione, nell'ovalino successivo 2 maglie alte. Due catenelle di separazione, nell'ovalino successivo 2 maglie alte. Lavora così fino ad arrivare al prossimo segnapunto. Arrivati al segnapunto, okay, proprio accanto al nostro segnapunto, proprio qui dove c'è l'ovalino, mi fai 2 catenelle, entri nell'angolo, qui, proprio qui dove c'è il segnapunto, quindi nell'ovalino successivo, e mi fai una coppia di punti puff, quindi la prima è questa, 1, 2 e 3, prendi il filo e lo porti all'interno, 2 catenelle di separazione e di nuovo un punto puff, quindi 1, 2 e 3, filo all'interno, chiudi con 2 catenelle e riparti di nuovo come prima, quindi dove hai i tuoi ovalini mi farai 2 maglie alte e 2 catenelle, 2 maglie alte nell'ovalino e 2 catenelle di separazione fino ad arrivare al prossimo ovalino con il segnapunto. E arrivato di nuovo al tuo segnapunto fai la stessa cosa, quindi 2 catenelle di separazione, andiamo nell'ovalino dell'angolo, quello dove c'è il segnapunto, e facciamo 2 punti puff, tiriamo su 3 volte il filo, 2 e 3, chiudi tutto insieme. Questa mi è venuta male, può capitare, quindi 1, 2 e 3, chiudi tutto insieme,
2 catenelle di separazione, rientra per fare la gemella, sono sempre in coppia, 3 volte il filo sull'uncinetto, chiudiamo tutto e si riparte di nuovo con le coppie di maglie alte, quindi 2 catenelle nell'ovalino, 2 maglie alte. Ok, procedi in questo modo fino a fare tutto il giro. Dove troverai l'altro marcapunto farai di nuovo un angolino composto da 2 punti puff separati sempre da 2 catenelle. Sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio sempre le mie 2 catenelle e ti ricordi che siamo partiti con un solo punto puff e adesso dobbiamo completarlo, quindi andiamo esattamente da dove siamo partiti, quindi nello stesso ovalino, entro e tiro su 1, 2, 3 fili sull'uncinetto, vado a chiudere tutto quanto insieme, poi faccio una catenella, prendo il filo, vado dove finisce questo mio punto puff, quindi in testa. Se tu la segui il punto puff, vedi dove finisce, entri col filo sull'uncinetto, entri, prendi il filo e chiudi tutti e 3 i fili insieme. E così siamo in centro e abbiamo così finito. Controlla che il tuo lavoro sia dritto, ovviamente. Ok, abbiamo finito il nostro secondo giro partendo, diciamo, dagli ovalini, e come vedi la partenza con gli ovalini a me piace di più, a parte che sembrerebbe più semplice. Ok, 1, 2, 3 e 4. Ok, non riuscivo a ritrovare l'altro, ma avevo tolto il punto, adesso posso toglierli anche qua. Sembra più semplice proprio come partenza, ma è anche più ben rifinita secondo me. Ok, andiamo avanti per il terzo giro. Allora, ripartiamo con il nostro terzo giro. Questa partenza sarà uguale per tutti i giri finché abbiamo gli angoli. Ok, quindi fai una catenella, tiri su un pochino il filo, quello, diciamo, lo spazio che ti serve per fare il punto puff, rientri dentro e fai 1, 2 e 3 fili sull'uncinetto, chiudi tutto quanto insieme e fai 2 catenelle. Ok, quindi la partenza sarà sempre questa finché abbiamo gli angoli. Ora questo sarà il giro delle maglie basse, quindi entriamo sulle maglie alte e andiamo a fare un giro, anziché di maglie alte e 2 catenelle, maglie basse e 2 catenelle, quindi 2 catenelle di separazione e 2 maglie basse sulle maglie alte, 2 catenelle di separazione e sulle maglie alte mi farai 2 maglie basse e ripeti 2 catenelle e sulle maglie alte mi lavori 2 maglie basse. Ok, procedi in questo modo fino ad arrivare all'angolino. Sono arrivata al mio angolo, quindi faccio le 2 maglie basse, le 2 catenelle, ora vado direttamente dove c'è l'angolo, quindi i punti puff, e ripeto, praticamente faccio esattamente ciò che vedo sotto, quindi sono 2 punti puff, quindi sono 3 volte il filo sull'uncinetto che vado a chiudere insieme. Separo con 2 catenelle, quindi rientro all'interno e vado a fare il secondo punto puff con 3 fili tirati. Ok, fatto, 2 catenelle di separazione e andiamo sui punti alti a fare i punti bassi. 2 catenelle sui punti alti, i punti bassi. Ok, quindi hai visto dove c'è l'angolo mi farai i punti puff, poi sulle maglie alte sono 2 maglie basse e le catenelle di separazione sono sempre 2. Vai avanti così fino a fine giro.
E quando finiamo il giro lo finiamo con 2 catenelle, entriamo nel nostro primo punto puff, ok, da dove siamo partiti, e facciamo il secondo perché vanno sempre in coppia, quindi 1, 2 e 3, chiudi il tuo punto puff. Come mai lo vedo così magrino questo punto puff? Fammi vedere come mai. Allora, 1, 2 e 3, ok, chiudi, filo sull'uncinetto, vado sopra il nostro punto puff qui in testa, prendo il filo e chiudo tutte e tre insieme. E così abbiamo finito il nostro 1, 2, terzo giro, compreso il giro degli ovalini. Ok, andiamo avanti con il nostro quarto giro. Allora prendiamo ovviamente il filo che va al gomitolo, catenella e alziamo la nostra catenella, entriamo e facciamo un punto puff, 2 e 3, chiudiamo. Ora fai le 2 catenelle e da qui in poi ogni giro che tu avrai con le maglie alte dovrai fare l'aumento, e l'aumento lo facciamo in questo modo. Quindi subito dopo il punto puff scendo con 2 catenelle, scendo, seguo questo il punto puff sottostante, vado proprio in testa al punto puff e faccio 2 maglie alte, 1 e 2, ok, 2 catenelle di separazione, e ora sulle maglie basse vado a fare 2 maglie alte. Quindi in poche parole i giri si alternano tra maglie alte e maglie basse, ma quando da adesso in poi, quando faremo il giro delle maglie alte, dobbiamo fare l'aumento come ti ho mostrato. 2 catenelle, e sulle 2 maglie basse andiamo a fare le 2 maglie alte. Quando arrivi all'angolo, ovviamente anche qui, visto che siamo nel giro di maglie alte, andiamo a fare l'aumento prima del punto puff, quindi l'aumento si farà prima del punto puff e dopo il punto puff. Quindi andiamo, seguiamo il nostro punto puff in testa, entri e mi fai la maglia alta, rientri e fai la maglia alta, 2 catenelle di separazione, e ora entriamo nel centro per fare il nostro punto puff. 3 volte il filo sull'uncinetto, andiamo a chiudere, 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2 e 3. Cosa c'è qua? Ok. Chiudiamo con 2 catenelle e andiamo anche qui a fare l'aumento in testa al punto puff, qui 2 maglie alte. Hai fatto le 2 catenelle di separazione prima. Ok, vedi, aumento, punti puff, aumento. E adesso continuo, vado a fare tutte le mie coppie di maglie alte sulle coppie di maglie basse e 2 catenelle di separazione. Quando arrivi di nuovo dove c'è l'altro angolo, l'angolo successivo, di nuovo 2 catenelle, segui il punto puff in testa, ok, mi fai 2 maglie alte, questo è l'aumento, 2 catenelle di separazione che dividono il punto puff, 1, 2, 3, chiudiamo tutto, 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2
e 3. Chiudi, 2 catenelle di separazione, andiamo a fare l'aumento anche dalla parte opposta. Segui il punto puff in testa, fai 2 maglie alte. Ok, 2 catenelle e sei pronta per continuare a fare la coppia di maglia alta, 2 catenelle, la coppia di maglia alta sulle coppie di maglie basse. Ok, incontrerai un altro angolo, poi alla fine in totale saranno sempre 4, quindi fai gli aumenti come io ti ho mostrato. Ci troviamo poi alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del quarto giro, compreso quello degli ovalini. Facciamo le 2 catenelle e andiamo a completare il nostro angolo, ma ricordati sempre nel giro delle maglie alte di fare gli aumenti. Quindi sulla maglia, sul punto puff in testa entri col filo sull'uncinetto, entri, prendi il filo e tiri su e mi fai altre 2 volte, 1 e 2, in totale 3 volte il filo sull'uncinetto non lavorato. Ok, prendi il filo e lo porti all'interno, blocchi con una catenella, filo sull'uncinetto in cima al nostro punto puff, entro, prendo e chiudo. Ok, andiamo avanti adesso per il quinto giro, 1 2 3 4, per il quinto giro, partendo sempre nello stesso modo, quindi una catenella, tiri su di pochino, la giusta altezza per poter fare il punto puff. Per 3 volte prendi il filo sull'uncinetto e chiudi tutte le maglie insieme, sempre se non ti si incastra, ma lo recuperiamo. Eccolo qua. Blocchiamo con 2 catenelle e adesso dobbiamo fare, abbiamo già fatto il giro delle maglie alte, dobbiamo fare il giro delle maglie basse dove non ci sono variazioni, non ci sono aumenti. Quindi abbiamo fatto le 2 catenelle, sulle 2 maglie basse andiamo a fare una maglia bassa, sulle 2 maglie alte andiamo a fare una maglia bassa per ogni maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia bassa su le 2 maglie basse, sempre tutto in coppia, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa, maglia bassa. Arrivata alla fine del lato, ok, ho lavorato tutto quanto il lato, lavoro ancora le ultime 2 maglie basse sulle maglie alte, 2 catenelle di separazione e andiamo a fare il nostro angolo, quindi i nostri punti, anzi la nostra coppia di punti puff, 2 catenelle di separazione e punto puff, 2 catenelle e torniamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto, 2 maglie basse sulle 2 maglie alte, 2 catenelle e si rifà. Finisci così il giro, quindi fai tutte le coppie di maglie basse con 2 catenelle di separazione tra le 2 maglie basse e le altre 2 e ricorda, se per caso hai difficoltà a trovare l'angolo, non credo perché l'angolo è composto dai 2 punti puff, però nell'eventualità metti un segnapunto, non vorrei ti sbagliassi, facessi il punto puff qui, poi si storce tutto il lavoro, invece questi sono gli aumenti, questa è la parte centrale. Quindi sui punti puff farai la coppia di punti puff con 2 catenelle di separazione e vai avanti così, ci troviamo alla fine giro. Siamo arrivati alla fine del giro del 1, 2, 3, 4, del quinto giro.
Ho fatto la mia coppia di maglie basse, 2 catenelle, e vado a unire il mio giro con l'ultimo punto puff. Chiudo, catenella, e in cima, oramai sapete già fare la chiusura, abbiamo chiuso. Bene, questo è il quinto giro. Faccio vedere come sta venendo. Vabbè, lo vedi anche tu. Ok, come vedi sono andata avanti esattamente come io ti ho mostrato, quindi col giro delle maglie basse dove non ci sono gli aumenti, e con il giro delle maglie alte dove ci sono gli aumenti, come vi ho mostrato. Quindi sono poi solo 2 giri e sono andata avanti per 9 giri, compreso il giro delle asoline. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giri. Semplicissimo, gli angoli sono sempre uguali, non è cambiato nulla. L'unica cosa è che l'unica cosa, nel giro, e qui vai che Marina si ripete, nel giro delle maglie basse non farai l'aumento, nel giro delle maglie alte l'aumento c'è, e abbiamo visto come si fa. Quindi se io calcolo da qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri. Ok, calcolando solo i punti puff, perché ovviamente non viene calcolato il giro delle asoline, però in totale sono 9 giri, 8 visibili, ok, più il giro di partenza. Allora, quello che noi dobbiamo fare adesso è prendere un segnapunto e andare a contare le nostre maglie basse. Allora, partiamo da qui, contiamo non 2 a 2, la coppia la calcolo una, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ciò vuol dire che abbiamo 10 coppie da una parte, 10 dall'altra e una centrale. Prendi un segnapunto e vai a contare 10. 1, 2, 10 intendo coppie, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nell'11ª mettiamo il nostro segnapunto. E ovviamente dall'altra parte ne avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, per forza di cose abbiamo le stesse coppie, ok, per forza. E ovviamente sarà così anche la parte frontale o retro o viceversa. Farai la stessa cosa anche di qua. Prendi un altro segnapunto, scusami. Ok, quindi contiamo. No, perché è rovescio. Contiamone 10 coppie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nell'11ª metto il segnapunto e ovviamente ne avrò 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 10, 10 più una centrale. Faremo la stessa cosa sulla spalla, che sono 13, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ovviamente dobbiamo fare 6 da una parte, 6 dall'altra e una centrale, quindi ne avrai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 così anche dall'altra parte, 6 coppie, parlo delle 6 coppie. E abbiamo quello centrale. Fai la stessa cosa nell'altra spalla. Quindi abbiamo tutti le stesse maglie, ma non è vero, perché io continuo a dire abbiamo tutti le stesse maglie, ma in realtà non è così, perché dipende da quante asoline avete fatto per la partenza. Ma hai capito il concetto, vero? Cioè praticamente dovete dividere in due la quantità di maglie che voi avete. Devono essere uguali sia il fronte con il retro e le due spalle. Ecco, la sostanza è quella. Io continuo a dire, devi averle anche tu così. Non è mica vero, non è mica vero.
Ognuno avrà le sue maglie, il concetto però ve l'ho spiegato. Allora, come si adesso diventa il giro 1, perché abbiamo fatto la partenza, adesso dobbiamo fare il disegno, il giro 1 del disegno. Quindi si parte sempre nello stesso modo e dove ci sono le maglie si fa sempre nello stesso modo, quindi partiamo con i nostri, scusami, ma io mi devo sempre mettere a posto, ok, quindi facciamo una catenella, classica partenza, tiri su e poi rientra dentro e fai il punto puff, 1 2 e 3, chiudiamo, facciamo 2 catenelle e visto che il giro che stiamo facendo è quello delle maglie alte, ecco, più che altro siamo tutti agli stessi giri, questo sì, però non possiamo avere le stesse maglie. Siamo quindi nel giro delle maglie alte e dobbiamo fare l'aumento sopra il punto puff come abbiamo fatto fino adesso, quindi tiriamo su 2 maglie alte, 2 catenelle sulle maglie basse, fai le maglie alte e continui così fino ad arrivare qua un punto prima, una coppia prima del segnapunto. Voglio farvi vedere una cosa. Allora, nel cambio colore, perché la cake lo sapete ha prima un colore, poi dopo aggiungono un filo e quindi c'è sempre un nodino, c'era questo nodino qui, a me non piaceva e volevo rinfrescarvi, cioè io ho fatto un video su come allaccio i fili per che siano sicuri, che non si sciolgano, ma che si notano il meno possibile. Preferisco tagliare il filo e fare il nodino, ma ve lo faccio vedere, non vorrei magari, ecco, così, se per caso qualcuno non ha visto quel video che ho fatto, che trovato nel tutorial, ve lo faccio rivedere. Allora, questo è il filo che va al lavoro, questo è il filo del gomitolo. Io cosa faccio? Li metto in questo modo, questo filo lo vado ad allacciare a questo con un nodo semplice, quindi faccio un giro, un nodo proprio semplice, uno solo, e lo chiudo. Ok, dalla parte opposta, questo è il filo che va al gomitolo, prendo il filo, questo filo qui, lo porto su questo filo del gomitolo e lo chiudo. Adesso ve lo faccio velocemente, ma ripeto, c'è un video che lo spiega dettagliatamente. Un nodo semplice, così. Quando abbiamo allacciato da questa parte e dall'altra, io prendo il filo che va al lavoro e il filo che va al gomitolo e lo tiro. Ok, in questo modo abbiamo chiuso in maniera sicurissima il nostro lavoro e possiamo tagliare le codine. Ho voluto farvelo rivedere perché con la cake cosa succede? Che appunto cambiando il colore in questo modo ci sono quelle parti che non mi piacciono, questa parte qui, vedi? Che poi lavorata è brutta da vedere, sembra sfilacciata, non mi piace. Io preferisco fare un nodino in modo tale da lavorarlo poi all'interno che non si veda. Ecco, ho voluto fare un ripasso insieme a voi in modo tale da averlo anche qui, e se vuoi vederlo dettagliatamente trovi appunto il tutorial nel mio canale. Io sto andando intanto avanti, ecco, vedi il nodino, capisci che è molto meglio così che con quel pezzettino sfilacciato che mi piace proprio poco. È vero, il nodino c'è, è qui, però si vede, si nota molto meno che la parte sfilacciata proprio sulla maglia alta, anche no? Sto andando avanti intanto che ci sono. E mi fermo una coppia prima del mio segnapunto. Vedi che sta cambiando appunto colore, lo noti da qui, no? Qui c'è un filo in più di turchese. Ok, allora
nota questo, qui c'è la maglia, la coppia delle maglie basse, e qui c'è il segnapunto. Io faccio soltanto una catenella, questa non la lavoro, quindi sto diminuendo in questo momento, vado dove c'è il segnapunto, quindi ho saltato, salto questa, vado dove c'è il segnapunto che era qui, sulla prima maglia alta entro e faccio un punto puff, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, 2 catenelle e sempre nella stessa vado a fare un altro punto puff, 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, faccio 3 catenelle e a fianco faccio la stessa cosa, quindi proprio nel punto basso a fianco, 1, 2 e 3, chiudo, 2 catenelle, rientro, 1, 2, 3, chiudo. Allora adesso abbiamo 2 coppie di punti puff con 3 catenelle di separazione che abbiamo lavorato nelle 2 maglie basse, quelle centrali del segnapunto. Per scendere facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, quindi una sola catenella, salti queste 2 maglie, vai nella coppia di maglia bassa successiva con la maglia alta, quindi 1 e 2, 2 catenelle e vai avanti in questo modo fino ad arrivare all'angolino. Quindi come vedi questa adesso è la parte centrale con le 2 coppie di punti puff e le 3 catenelle centrali, poi abbiamo qui con l'aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, per quanto riguarda me ne avrò sempre 10 da questa parte, perché ogni volta che ci sono le maglie alte aumento da questa parte e diminuisco da questa, quindi io continuerò ad avere 10 maglie alte e sarà questo disegno ad allargare la mia maglia, ok? Sarà questo disegno qua, quindi qui ne ho 10 e qui ne ho 10. Adesso tu magari ne hai, che ne so, ne hai 12 e 12 oppure 8 e 8, comunque sia ricordati che queste maglie di partenza te le porterai avanti fino allo scalfo, ok? E devono essere sempre uguali per fare un controllo di non aver perso un aumento, molto importante, molto importante. Ok, allora adesso si finisce il giro, quindi sono troppo vicina come al solito, che cerco sempre di entrare in casa vostra il più possibile, però così batto il mio uncino. Allora devo fare l'aumento, quindi sono 2 catenelle, vado sul punto alto, sul punto puff, e vado a fare le mie 2 maglie alte con le 2 catenelle e poi ovviamente i nostri punti puff, 2 e 3, 1, 2, 1, 2 e 3, 2 catenelle e vai con l'aumento, quindi sul punto puff, ok, 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte sui punti bassi e andiamo fino alla maglia centrale, questo è della nostra spalla. Ovviamente anche qui è la stessa cosa, ovviamente abbiamo meno maglie, ma è la stessa cosa. Una maglia, una coppia di maglie prima,
non la teniamo in sospesa, non la lavoriamo, facciamo solo una catenella per entrare nella parte centrale dove faremo il disegno centrale, ok? Una sola catenella e saltiamo una coppia, questo sempre, ok? Ci sarà sempre questo, una coppia, quindi questa la salti, vai nella coppia successiva, quella dove c'era il punto e il segnapunto, entriamo nella prima maglia bassa e andiamo a fare il nostro punto puff. 2 e 3, 1, 2, che va sempre in coppia, 3 catenelle di separazione tra un gruppo, una coppia di punti puff e l'altra, lavoro i punti, l'altra coppia di punti puff nella maglia bassa sottostante seguente. Ok, 2 catenelle di separazione tra un punto puff e l'altro, 2 e 3, 2 catenelle, anzi una catenella di separazione, sia quando si sale che quando si scende nel abbiamo solo una catenella di separazione e quindi saltiamo questa coppia, facciamo la stessa cosa, entriamo nella seconda coppia e facciamo la maglia alta, la coppia di maglie alte. Ok, bene, ora puoi andare avanti così per fare il lato lungo e anche l'altra spalla. Ci troviamo poi alla chiusura del giro. Ok, abbiamo finito il nostro primo giro della decorazione, chiamiamolo così. Chiudiamolo, chiudiamo il giro, abbiamo fatto anche l'ultimo aumento, una catenella, filo sull'uncinetto sul punto alto, entriamo sul punto puff, entriamo sopra proprio in testa, prendiamo il filo e chiudiamo. Si ricomincia, quindi abbiamo la catenella, tiriamo su e facciamo un punto puff, quello di partenza. Benissimo, 2 catenelle e adesso facciamo il giro delle maglie basse, quindi fai tutto il giro delle maglie basse senza fare aumenti perché è il giro delle maglie basse, quindi solo quando ci sarà il giro delle maglie alte farai l'aumento e la diminuzione vicino al disegno. Questo è il giro delle maglie basse, quindi procediamo per questa parte. Quindi ho lavorato tutte le coppie di maglie basse sulle maglie alte con 2 catenelle di separazione e ti ricordo che ogni volta, sia che sia il giro delle maglie alte che sia il giro delle coppie di maglie basse, per andare sul disegno centrale dobbiamo fare una sola catenella, quindi 1 e poi andiamo nei nostri punti puff, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso, fatte i nostri 2 primi punti puff del decoro, andiamo a fare 3 catenelle. In centro saranno, in centro, cioè tra questi 2 coppie di punti puff, andiamo a fare 3 catenelle. Quindi entriamo, maglia bassa, 1, 2, 3 e andiamo a fare il punto puff. Quindi 1, ok. Quindi abbiamo i primi 2 archetti, siamo partiti da 1, adesso con 2 scendiamo con una catenella e andiamo a fare le coppie di maglie basse. Mi si intrippola la lingua, continua così. Allora, quello che tu devi continuare adesso è semplicemente il lavoro che sappiamo già fare, quindi facciamo
tutta questa parte con le coppie di maglie basse, mi fai l'angolino, poi mi fai il pezzettino di spalla e rifacciamo insieme questa parte qua. Ok, ho lavorato tutta questa parte, questo decoro centrale l'abbiamo fatto insieme, ho fatto l'angolo, ho girato sulla mia spalla, ho lavorato sempre le coppie di maglie basse come sappiamo, vi faccio vedere di nuovo il decoro centrale. Quindi salgo sempre come detto con una catenella per andare a fare il decoro centrale, entro e faccio i miei punti puff, 3, chiudo con 2 catenelle e di nuovo chiudo. Adesso qui devo fare 3 catenelle, entro nell'archetto sottostante, faccio la maglia bassa, 3 catenelle e vado a fare il punto puff, la coppia di punti puff. Ok, per scendere ricorda sempre una catenella sia per salire che per scendere. Questi sono i punti bassi, quindi non devo fare diminuzioni. Ok, vai avanti così per questa spalla, per tutta la parte dietro, l'altra spalla e poi ci ritroviamo di nuovo a chiudere, ma neanche, perché la chiusura la sai fare, ci ritroviamo per il terzo giro del nostro decoro. Quindi fai tutto il giro, chiudi il giro. Se per caso ti sei dimenticata qualcosa o dimenticato qualcosa, vai indietro così vedi di nuovo questa parte e ci ritroviamo di nuovo sul decoro col giro della coppia di maglie alte. Bene, come detto sono andata avanti, ho iniziato il mio terzo giro con le maglie alte, quindi ho fatto l'aumento subito dopo il primo punto puff, ho fatto l'aumento come sappiamo che dobbiamo fare. Poi quando arriviamo dove c'è il decoro centrale, quindi questo è il terzo giro del decoro centrale, saltiamo le 2 coppie di maglie basse sottostanti, facciamo una sola catenella e andiamo a lavorare direttamente il punto puff, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto quanto insieme, 2 catenelle e di nuovo 1, 2 e 3. Ok, adesso 3 catenelle, andiamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, nel secondo archetto una maglia bassa, 3 catenelle e finiamo insomma solo il decoro centrale con i 2 punti puff separati da 2 catenelle. Sono di nuovo vicina. Vi voglio tenere vicine. Allora facciamolo per bene. Ok, voilà, 2 catenelle e si rifà 1, 2 e 3. Chiudiamo, una catenella per scendere, saltiamo questa coppia di punti bassi, andiamo in quella successiva e andiamo a lavorare le nostre maglie alte con 2 catenelle di separazione, come sempre facciamo. Ok, quando abbiamo fatto la nostra lavorazione in questo lato, arriviamo dove c'è l'angolo, fai le 2 catenelle e poi, visto che siamo nel giro delle maglie alte, andiamo a fare l'aumento sul punto puff, quindi proprio qui. L'aumento con 2 maglie alte e finisci con 2 catenelle.
Ok, poi fai i tuoi punti puff proprio qui, come al solito. Allora, praticamente, aspetta, faccio questo punto puff e mi fermo. Praticamente adesso i giri si ripetono. Già si ripetevano prima col primo e il secondo, quindi adesso si ripeteranno un'accortezza. Quindi vai avanti in questo modo, esattamente come io ti ho mostrato, un'accortezza appunto. Ricordati dove c'è il giro delle maglie alte, sali con una catenella e scendi con una catenella. Qui aumenteranno gli archetti e quindi si allarga la nostra maglia, si allarga, e ricorda che quando c'è il giro delle maglie alte devi fare quindi la diminuzione vicino al disegno centrale e l'aumento sopra il punto puff del giro precedente, sia inizio giro che fine giro. E così noi dobbiamo, ogni tanto controlla di avere sempre i punti giusti, i punti di partenza. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erano così quando sono partite, così saranno sempre finché non arrivo al mio scalfo, dove poi uniremo il giro. Quindi l'unica cosa che devi fare è continuare col primo giro, che è quello delle maglie basse, il secondo giro, quello delle maglie alte, fino ad arrivare alla misura del tuo scalfo. Ok? Quindi andremo poi a provarlo. Quando troviamo la misura giusta ci fermiamo. Allora, quando arriviamo allo scalfo, cioè all'altezza scalfo che a noi interessa, io sono andata avanti per circa 18 centimetri, piegandolo in due ovviamente, 18 centimetri, e ci fermiamo. Io sono andata avanti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 giri con i punti puff, quindi in totale sarebbero 21 se vogliamo contare anche l'ovalino. Quindi quando arriviamo a questa altezza, all'altezza che a te serve ovviamente, io mi sono fermata nel giro dei punti bassi, ma potete fermarvi dove volete. Se volete farlo con me, ecco, finite con i punti bassi, così lo riprendiamo insieme. A questo punto decidete che tipo di spessore avete necessità sotto l'ascella. A me poco, e quindi farò solamente un ovalino qui sotto. Se per caso a voi ne necessita di più, ne potete fare 2, 3 in base all'altezza del vostro ovalino e di quello che vi serve proprio sotto l'ascella. Visto che il mio ovalino è piccolino e misura neanche 1 centimetro, direi, dovrebbe bastarmi per fare proprio quel piccolo spessore che mi serve sotto l'ascella per ampliare leggermente il mio scalfo. Ok? Quindi partiamo così. Dal punto in cui tu hai finito, finisci sicuramente in un angolo. Da adesso gli angoli non ci saranno più. Quindi che cosa facciamo? Partiamo proprio da dove abbiamo finito, quindi da uno degli angoli. Dobbiamo unire le due parti, che i due angoli, quindi la parte dove ci sarà lo spazio per il nostro braccio, quindi il nostro scalfo, in poche parole. Partiamo da qui, l'uncinetto è sempre lo stesso e andiamo a fare un ovalino, quindi 3 catenelle, rientra nella prima catenella, prendi il filo, chiudi 2 a 2, praticamente una maglia alta, poi vai a prendere la parte a specchio, ok, questa, entri all'interno, prendi il filo e lo porti dentro. Fatto questo, tagliamo il filo. Ok,
Adesso andiamo dalla parte opposta, entriamo, blocchiamo il nostro filo, fai altre 2 catenelle, perché quindi abbiamo già l'altezza delle 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado all'interno della prima maglia bassa che ho fatto per bloccare il filo, o comunque nella prima catenella d'inizio se hai bloccato in un altro modo, e fai la maglia alta in questo modo qua. Stessa cosa, prendiamo la parte opposta, quindi l'altro angolo, entra, prendi il filo e lo porti all'interno. Benissimo, da qui partiamo. Adesso abbiamo chiuso il nostro corpo, quindi adesso lavoreremo in cerchio, non abbiamo più gli angoli, dobbiamo solo andare giù per la lunghezza. Abbiamo creato l'ampiezza della manica che ci occorre. Eventualmente tu a questo punto, anche se hai fatto 2 o 3 ovalini, quelli che ti servivano a te, provalo. In questo momento provalo per vedere se la dimensione è giusta, perché qui sei ancora in grado di disfare l'ovalino, è un attimo disfarlo, ed eventualmente ne fai o di più o meno, oppure chiudi con una maglia bassissima tutto senza fare ponte. Quando hai capito che invece è giusto per la tua misura, allora proseguiamo. Allora facciamo delle maglie basse in modo tale da arrivare a queste. Allora, qui siamo praticamente e abbiamo chiuso il giro sul punto puff, ok? Qui io questo non lo vorrei lavorare, vorrei lavorare allora le 2 maglie, vediamo un po', le 2 maglie alte qui, poi devo per forza lavorare 2 maglie alte qui perché altrimenti mi si forma il buco, quindi andiamo, siamo già nel punto in cui devo lavorare le maglie, quindi nell'ex angolo tira su 3 catenelle. Sì, facciamo così, altrimenti ci si forma un bel buco. Ok, e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, andiamo sulle maglie basse e lavoriamo le 2 maglie alte come noi facciamo di solito. Continuiamo a questo punto a lavorare tutta questa parte con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle. Siamo nel giro delle maglie alte, quindi salteremo sempre le 2 maglie prima del punto puff centrale, ok? Quindi sono gli unici che ci rimangono per il retro e il davanti, quindi non abbiamo più gli angoli, non abbiamo più gli altri giochi, quindi c'è solo più questo. Quindi mi raccomando di saltare, perché stiamo lavorando le maglie alte, sempre le precedenti al punto puff e le successive al punto puff, come al solito. Poi ci ritroviamo qui, ok? Quindi lavora normalmente, in poche parole, normalmente. Ok, ho lavorato quindi tutta la mia parte, noi siamo partiti insieme da qui, ho lavorato tutta la parte rispettando il disegno, sono arrivata nello scalfo opposto, quindi faccio le mie 2 catenelle, entro proprio dove c'era l'ex punto alto e faccio le mie 2 maglie alte, poi 2 catenelle, entro nel mio ovalino, questo mi dà noia, mi danno sempre noia quei pezzettini di filo. Entro nel mio ovalino, se tu ne hai 2 ovviamente lo lavorerai 2 volte questo, no? Cioè farai le 2 maglie alte nell'ovalino, poi 2 catenelle, poi entri nell'ovalino successivo, fai 2 maglie alte, 2 catenelle e poi salti, per quanti ovalini hai fatto, poi salti nell'ex punto puff, ex angolo, e mi fai 2 maglie alte.
2 catenelle di separazione e vai sulle maglie basse a fare le tue maglie alte, ok? Ed ecco che abbiamo unito per bene questa parte. Ora lavorami tutto questo lato e ci troviamo alla fine di questo primo giro dell'allungamento. Ok, quando abbiamo finito anche questo lato o questa parte, ci ritroviamo, vedi, questo era l'inizio giro, no? Con le nostre prime 2 maglie alte. Ci ritroviamo qui, quindi facciamo 2 catenelle. Nel nostro ex angolo andiamo a fare 2 maglie alte. Negli ovalini che abbiamo, ovviamente rispettando le 2 catenelle, andiamo a fare in ogni ovalino, aspetta che qui adesso non trovo il buchino, eccolo, sei tu, sì, in ogni buchino degli ovalini andiamo a fare, in ogni ovalino, scusami, andiamo a fare le 2 maglie alte, 2 catenelle, nell'altro ovalino farai altre 2 maglie alte e 2 catenelle di separazione e poi ci uniamo in questo punto, cioè da dove siamo partiti, in testa alla nostra terza catenella d'avvio, questa, quella che ha formato la nostra maglia alta, ok, questa qui. Poi dobbiamo fare il giro delle maglie basse, partirai con una catenella, entri sulla maglia alta sottostante e fai la maglia bassa, maglia bassa e via dicendo, 2 catenelle e su ogni coppia di maglie alte farai una coppia di maglie basse. Rispetteremo il disegno che ci imporrà di fare delle diminuzioni. Continuiamo quindi con le diminuzioni ogni volta che sarai nel giro dei punti alti e non fare nulla quando ci saranno i punti bassi, ricordandoti che per salire e fare il punto puff dovrai fare una sola catenella. Stessa cosa farai quando scenderai, quindi una sola catenella, sia per il giro dei punti alti, apro la parentesi, dove devi fare la diminuzione, ok? E sia, chiusa parentesi, e sia nel giro delle maglie basse dove non c'è alcuna diminuzione. E quindi si va avanti in questo modo. Ogni volta che farai il giro e arriverai dalla parte opposta, il giro delle maglie basse ti ho fatto vedere come ripartire, il giro delle maglie alte, cosa farai? Innanzitutto chiuderai le maglie basse in testa alla prima maglia bassa, no? Che è qui. Se vuoi metti magari un segnapunto. Quando arrivi qui farai le ultime 2 maglie basse, poi farai le 2 catenelle, ti agganci nella testa della maglia bassa, con una maglia bassissima chiudi il giro. Poi per fare il giro delle maglie alte, anziché fare una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, farai 3 catenelle, ok? È molto molto semplice, quindi è così che faremo tutti quanti i nostri giri. Se non vuoi fare le 3 catenelle, potresti fare anche, perché le 3 catenelle magari si notano, a parte che siamo sotto l'ascella, quindi poco importa, potremo fare, allora fai la catenella sicuramente per poter fare la nostra maglia bassa, parliamo della ripartenza con i punti alti, ok? Maglia bassa, poi rientro nella parte verso sinistra della maglia bassa, prendendo tutte e 2 le parti, prendi il filo e fai un'altra maglia bassa e qui abbiamo l'altezza della nostra maglia alta e qui farai la maglia alta. Attenzione che non è il giro che devo fare io, però diciamo che si nasconde un po' di più in questo modo la maglia alta, ok? Facendo la maglia bassa, poi lavorando, te lo faccio rivedere, quindi, ma sicuramente lo sai fare. Quindi fai la maglia bassa, no, partiamo proprio dall'inizio, una catenella, poi entri, fai una maglia bassa, poi rientri nella maglia bassa verso sinistra e cerchi di prendere tutte e 2 le asoline così non ti fa il buchino, quindi questa e questa, vedi? Così.
prendi il filo e fai l'altra maglia bassa e qui hai l'altezza della maglia alta, ok? Ovviamente quando ritorni dovrai bloccare la maglia alta in questo punto. Come vedi la maglia alta è quasi simile a quella reale, ok? È quasi simile a quella reale, quindi in questo modo non si vedono le 3 catenelle. Ecco, ho voluto dirti anche questo, tra il nodino e questo abbiamo fatto uno rispolvero. Andiamo avanti adesso. Quando arriviamo al punto che la nostra creatura si è allungata, la treccia si sta unendo all'altra, vedi? Si sta unendo in questo modo, ti faccio vedere come unirla. Allora, innanzitutto arriverai ad un punto che tu ti troverai col filo in centro. Semplicemente io cosa ho fatto? Mi ritrovavo qui, se non ricordo male, ho fatto dei punti bassissimi per le catenelle, per la maglia alta, le catenelle, ho fatto i punti bassissimi anche su questo punto puff e ho cercato di ritrovarmi in centro al punto puff. Sono partita con un punto puff, ho fatto tutto il giro, ecco che poi mi trovavo bene e ho finito con un punto puff, una catenella e sopra, come facevamo sempre l'angolo, come chiudevamo l'angolo, sopra il punto puff sono entrata, ho preso il filo e ho chiuso tutte le asoline e ok. Quando poi arrivi ad avere solamente 2 maglie alte, vedi 2, adesso dipende da quante maglie hai tu, io arrivavo con 2, io faccio in questo modo. Allora, riprendo a lavorare con una sola catenella, scendo, entro in questo spazio e vado a fare le mie maglie alte. Sono nel giro delle maglie alte, ok? Quindi vado a fare le mie 2 maglie alte, una catenella e finisco. Vedi che qui ho solo un punto puff proprio perché mi sono spostata, come ti ho detto. Se non hai questa esigenza non devi farlo, ok? Comunque sia, io qui finisco con 2 maglie alte, entro nello spazio dove fare il punto puff e lo eseguo. 2 e 3, poi chiudo, una catenella, filo sull'uncinetto, entro in testa al punto puff, prendo il filo e chiudo. Ok, e così abbiamo soltanto una maglia, come vedi. Io da qui riparto, quindi ho fatto una catenella, tiro sul filo, andiamo a fare il nostro punto puff e facciamo l'ultimo giro, quello che chiude le trecce, ok? Quindi adesso vado a fare tutte i miei archetti, ok? E ci troviamo dalla parte opposta, così ti faccio vedere come chiudo questa treccia. Ok, sono qui, quindi faccio una catenella più che altro per chiudere il mio punto puff e poi salto questa maglia alta e vado direttamente nell'altro punto puff e vado a fare la mia coppia, 2 catenelle di separazione ed ecco fatto. E così abbiamo chiuso in questo modo. Andiamo a lavorare, continuiamo a lavorare, ok, fino ad arrivare alla fine del giro. Chiudiamo anche l'altra treccina come abbiamo fatto, quindi ho fatto la coppia di punti puff, una catenella e qui avevamo già il primo punto puff, quindi tiriamo sull'ultimo, il secondo. Ok, una catenella, entriamo sul punto puff e chiudiamo. Benissimo. Ora da dove siamo facciamo una catenella, entriamo all'interno della nostra coppia di punti puff e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a fare tutte le nostre
le continuo a chiamarle al femminile, tutti i nostri archetti. Ok, come vedi sono andata avanti per tutti i miei archetti, sono arrivata di nuovo all'unione delle due treccine, quindi faccio le 3 catenelle, vado all'interno dei due punti puff e faccio una maglia bassa. Poi qui voglio fare un punto puff, adesso vediamo, fammi provare. Allora, una catenella, entro all'interno, provo a fare un solo punto puff, vediamo com'è. No, no, ne faccio 2, quindi 2 catenelle, rientro, 1, 2 e 3. Vediamo se mi piace di più. Sì. Scusa, scusa. Esatto, mi piace di più. Quindi andiamo a fare, intanto lo rifaccio. Aspettami. Ok, non mi stava piacendo affatto come avevo fatto i punti puff. Ok, concludiamo facendo le 3 catenelle, andando nella coppia di punti puff e facciamo la maglia bassa, poi una catenella, entro proprio all'interno tra questa, ho la sveglia per la pastiglia della mia bambina, allora e proprio all'interno facciamo 1, 2 e 3, ok, 2 catenelle e di nuovo 1, 2 e 3, chiudiamo e chiudiamo tutte e 3 i fili insieme, così partiamo esattamente dal centro e si riparte con una catenella e una maglia bassa, e a questo punto si faranno tutti archetti da 3 catenelle. Quando ti ritroverai sul punto puff fai come hai fatto qui, quindi qui lascerai una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, che è questa, ti unirai poi qui, quindi sono giri solo di archetti da 3, e vado a dare la pastiglia alla mia piccolina. No, rientro in registrazione perché quando vi ho detto appunto di fare anche qui la maglia bassa, poi qui 3 catenelle, poi entrare qui, ma mi si allarga troppo facendo questo, quindi se avete bisogno che si allarghi, ok, fate pure come vi ho detto, altrimenti fate come faccio io, quindi 3 catenelle e andate direttamente sul punto, sulla coppia di punti puff, facendo una maglia bassa, ok, perché la dimensione è giusta, quindi rimane praticamente uguale, né stringe e né aumenta. Se invece io faccio la maglia bassa qui, quindi tra il punto puff e la maglia bassa sottostante, la faccio qui e poi faccio le 3 catenelle e vado qui, e qui mi prende più spazio, ok, quindi per il momento non voglio che si allarghi, voglio che rimanga esattamente così com'è, e quindi io faccio le 3 catenelle e vado nella coppia di punti puff a fare la maglia bassa. Ok, basta, questo è tutto ciò, e ovviamente anche di qua salto questa e vado direttamente a fare la maglia bassa dalla parte opposta, ok, in questo modo. Quindi ho saltato queste 2 maglie basse facendo come vedi. Adesso vado avanti per qualche giro con gli archetti, poi rientro. Ok, io sono andata avanti e con tutta la mia rete, diciamo così, comunque con tutti i miei archetti, sono andata avanti per, allora vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri. Sono andata avanti 8 giri, dopodiché sul lato, sul fianco, ho proceduto come vedi. Quindi un consiglio però ti do: se tu lo vuoi più corto, non fare questa rete qua, questi archetti, ma inizia già subito nel primo archetto disponibile, subito in corrispettivo all'archetto finale, che è quello centrale, quindi qui,
e inizia subito con la lavorazione, perché altrimenti ti viene piuttosto lungo in base al tuo filato. Io l'ho fatto giusto come lunghezza per quello che io volevo per me, quindi dopo ti do i centimetri della lunghezza. Per quanto riguarda te, invece, son 2 le cose: se lo vuoi fare cortino, allora non iniziare questa lavorazione, perché lasciarla a metà non va bene. Qui bisogna proprio chiuderla, vedi? Bisogna arrivare al punto di chiuderla in questo modo qua. Quindi perché viene giù, no? Viene giù la lavorazione. Quindi fai solamente gli archetti, finiscila con gli archetti. Se invece la vuoi lunga come la mia, allora a questo punto fai come ho fatto io, o se la vuoi più corta per quanto riguarda il mio filato, non so che filato stai usando tu, se la vuoi più corta di 5 centimetri, non fare questi passaggi con gli archetti. Ok, capito, no? Cosa voglio dire? Cioè, in poche parole, da quando ci siamo lasciati, tu agganciati subito nell'archetto disponibile, vai che mi ripeto, e inizia subito questa lavorazione, avrai 5 centimetri in meno del mio. Poi dipende molto da che cosa, da che filato stai usando, dall'uncinetto che stai usando, e da tante cose. La mia maglia, adesso poi dopo ti faccio un campione per farti vedere come ho fatto quella lavorazione, tra l'altro è rimasta ancora tutto questo filo, e quindi volendo potrei farmi anche un abitino e verrebbe anche bene, devo dire. E così mi è venuta lunga 57 centimetri, quindi va bene come misura, va sotto il fianco, quindi per me va bene. La misura va benissimo. Farò solamente un bordino come ho fatto qui, perché questa la lascio a canotta con le ondine, e ti farò vedere. Quindi detto questo, se vuoi fai tutti gli archetti e quindi la fai corta quanto vuoi. Se invece la vuoi fare più lunga, ma non 57 centimetri come il mio, la vuoi fare leggermente più corta, puoi risparmiare 5 centimetri qui, quindi agganciarti subito con la nuova lavorazione, ok? Quella che adesso faremo insieme. Che in realtà non è esattamente come questa, perché qui apriamo e facciamo gli archetti, mentre qui apriamo e facciamo le coppie di maglie alte, ma la sostanza è poi quella. Io ho variato un pochino perché a me piace cambiare. Ok, vi faccio il campioncino così ti faccio vedere eventualmente volessi fare il fianco come il mio. Allora, come detto vi faccio un campioncino, questa è la nostra manica, questo è il nostro fianco, qui sono le maglie che io ho fatto a ventaglietto. Ora tu la cosa che devi fare è questa: metti, se tu vuoi iniziare subito, in questo punto, quindi dove c'è il tuo archetto sopra la maglia alta, metterai un segnapunto, è qui che tu inizierai la stessa cosa e la farai dall'altra parte. Se invece vuoi fare come ho fatto io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 e nell'ottavo giro sono partita mettendo sempre il segnapunto, quindi metti il segnapunto nel punto esatto in mezzo praticamente, ok? Quindi tu guarda questa maglia, questa, in quest'archetto noi partiremo, quindi deve essere una linea dritta, mi raccomando, perché altrimenti il disegno va o a destra o a sinistra. Quando arrivi a questo archetto, io adesso ho fatto, ripeto, un campioncino, quando arrivi a questo archetto qui, quindi questo, facciamo finta che sia questo, no, scusa, entro da qua, ok, facciamo finta che sia questo, tu fai tutto il giro, ovviamente non partirai come parto io, quindi fai una catenella, tiri su, tu non devi partire così, comunque devi fare 2 coppie di maglie alte con 2 catenelle di separazione, quindi 1 2
e 3, chiudi, fai 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2, 3 e chiudi, di nuovo 2 catenelle di separazione e vai 1, 2, 3 e chiudi, 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2, 3 e chiudi, ok? E hai fatto così le 2 coppie di punti puff, ok? Adesso procedi con la tua lavorazione e quando e ovviamente la stessa cosa la devi fare dalla parte opposta. Io adesso cerco il centro così te lo faccio vedere dalla parte opposta. Quindi fai tutti gli archetti e quando arrivi nel fianco opposto, perché stiamo parlando del fianco, questo è il fianco, ok, che scende giù fino alla lunghezza, fai una catenella soltanto, entri nello spazio che hai puntato con il segnapunto e fai di nuovo i 4 punti puff divisi da 2 catenelle. Fatto questo, continua i tuoi archetti per quanti ne hai tu, ok? Ripeto, questo è solo un campioncino per farti vedere da questo punto in avanti, scendendo per la lunghezza, come fare il disegno proprio sotto, ok? Perché se salti da un punto all'altro del tutorial poi magari dici: ma cosa sta facendo Marina? Ecco, io desidererei sempre che voi mi seguiate, che mi seguite passo passo e senza saltare nessuna parte, perché ogni parte è importante, secondo me. Quindi magari non pensate: ah vabbè lo so fare e vado avanti, perché Marina è un po' particolare, poi magari va avanti in un modo diverso dal vostro e non ci ritroviamo. Quindi mi raccomando, lo so che tu hai tanta pazienza, sii paziente anche con me, ok? Quando arrivi dalla parte opposta, va bene, tu ti chiuderai ovviamente dove sei, io mi devo chiudere qui, quindi faccio solo una catenella, mi chiudo in alto, ok, dove ho il punto puff. Tu ovviamente avrai una chiusura diversa, fai la chiusura che devi fare. Quando ritorni di nuovo indietro su questi 4 punti puff, ritorna a fare le coppie di punti puff come sempre abbiamo fatto, con 2 catenelle di separazione, ok. Ora facciamo 2 catenelle di separazione e all'interno dei 2 punti puff, proprio all'interno, anziché fare gli archetti, questa volta facciamo il contrario, facciamo le 2 maglie alte e il giro dopo le 2 maglie basse. Qui avete già capito come si svolgerà il lavoro, quindi completate le catenelle di separazione, ovviamente sempre 2, quindi 1, quindi 2 e quindi 3, ok, 2 catenelle e di nuovo perfetto. Quando hai finito il primo disegno, ricorda sempre che dobbiamo saltare il primo giro e così come te l'ho fatto vedere. Dal secondo giro in avanti dobbiamo salire con una catenella saltando il primo archetto e te lo faccio vedere poi quando giro. E quando finiamo questo, quando finiamo l'arco, per andare sugli archetti dobbiamo fare la stessa cosa, quindi una catenella, questo lo salto e vado nell'archetto, quindi non vado qui, ma vado nell'archetto successivo con una sola catenella. Mi raccomando, perché altrimenti vi verrà un qualcosa di molto ampio qui nel fianco, ok?
Quindi 1, 2 e 3. Tenete conto che io non vado avanti con lo schema, non c'è schema per me. Io vado, okay, conosco il punto e poi lo deformo a modo mio, lo uso a modo mio, okay? Quindi mi raccomando, quindi 1, 2 e 3. Vado avanti per tutti i miei archetti, ovviamente tu fai tutta la circonferenza fino ad arrivare al fianco opposto. Quando arrivi nel fianco opposto, quindi dove c'è di nuovo il tuo disegno, fai di nuovo, come detto, una catenella, salta questo lo salti e vai direttamente nel punto puff a fare la tua coppia. Quindi questa è la prima, 2 catenelle di separazione, la seconda, 2 catenelle di separazione. Ora entriamo tra una coppia e l'altra e facciamo 2 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Finiamo con i 2 punti puff, ok, una catenella di separazione, questa la salto, vado nell'archetto successivo. Il terzo giro, quindi quando arriverai di nuovo sul disegno che è sul fianco, fai le 2 catenelle, quindi ho già fatto la coppia di punti puff, le 2 catenelle, vado sulle maglie alte e faccio le maglie basse. Come vedi non cambia nulla, 2 catenelle e vado a finire con i miei punti puff. Ok, ho fatto la mia catenella, salto la prima, vado nella seconda, proprio qui, e faccio la maglia bassa. 1, 2 e 3. Fatte tutti i miei archetti, arrivo di nuovo nel mio fianco, una catenella per salire, questo lo salto, vado nel punto puff e via. 2 e 3. Siamo sempre al terzo giro del mio fianco. Sulle maglie alte, dopo le 2 catenelle, sulle maglie alte faccio 2 maglie basse, 2 catenelle e la coppia di punti puff. Una catenella per scendere, questo lo salto, vado nell'archetto successivo. Siamo nel quarto giro del disegno del fianco, ho fatto i miei 2 punti puff, faccio 2 catenelle, entro nello spazio prima delle 2 maglie alte perché devo fare l'aumento, quindi qui, e faccio le mie 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione e vado a fare 2 maglie alte, una su ogni maglia bassa, quindi una e 2, 2 catenelle nello spazio, vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e vado nel punto puff a fare la coppia che mi serve. Ok, una catenella, questa la salto, vado nell'archetto e vado con le 3 catenelle dei miei archetti. Sempre nel quarto giro
qui ho finito l'archetto, una catenella, vado nel punto puff e via, 1 2 e 3, 1 2 e 3, 2 catenelle nello spazio prima delle maglie basse, vado a fare la mia maglia alta in coppia, 2 catenelle, una maglia alta su ogni maglia bassa, 2 catenelle e 2 maglie alte nello spazio prima dei punti puff. Finisci con 2 catenelle e la coppia dei 2 punti puff. 2 e 3. Una catenella, vai nello spazio, maglia bassa, questo l'ho saltato, ovviamente devi sempre saltare l'archetto accanto ai punti puff e finisco. Tu ovviamente finirai in un altro modo, io ho iniziato da qui e quindi devo finire in questo modo. Ok, allora come vedi il disegno adesso va da sé. Qui diminuiranno gli archetti, diminuiranno, e invece aumenterà il disegno, quindi diminuiscono gli archetti e aumenta il disegno. E questo è un fianco, questo è un fianco e questo è l'altro fianco, e questi sono i nostri archetti centrali. Quando continua così, quindi continua con il giro numero 1 2 3 e 4 3 e 4 3 e 4 fino ad esaurire i tuoi archetti, arriverai a questo punto. Aspettami, allora noi siamo qui, siamo a questo punto qua, quindi questi archetti centrali, che lì ne vedevi pochissimi, questi man mano diminuiranno. Ecco, forse non si vede, comunque questo è un fianco, questo è l'altro, e qui la scolatura è qui, quindi questo è un fianco, questo è l'altro fianco, e qui io poi sono scesa. Ovviamente arrivi al punto che si uniscono le due parti. Vedi? Questa parte qui, questo disegno, si unisce a questo disegno. L'ultima parte, l'ultimo, quando arrivi qui ce ne sono due da una parte e 2 dall'altra, e qui in mezzo c'è solamente il mio ultimo archetto, la mia ultima maglia bassa. Sulla maglia bassa ho fatto nel giro successivo, e a me toccava quello delle maglie basse, ho fatto nella maglia bassa il punto puff in modo tale che si chiuda questa treccina. Ora io sono veramente molto in fondo, quindi se tu devi andare avanti con l'abitino, procedi e procederai con questo disegno, ok? Perché poi dopo le maglie basse ovviamente tu farai le maglie alte in coppia e via dicendo, e il tuo abitino viene naturalmente. Se lo vuoi allargare un po' di più, anziché 2 catenelle ne metti 3, magari ogni 2 o 3 coppie di maglie alte metterai 3 catenelle e lui si allarga sempre di più. Io invece mi fermo a canotta, e l'ultimo giro che farò io ho deciso di farlo. Tu scegli qualsiasi bordura che ti piace, anche quella del cardigan treccina se ti piace quella, o un punto basso se ti piace il punto basso. Io lo termino con dei punti ondina. Oh, non mi veniva,
il punto ondina. Io lo termino in questo modo. Qui ovviamente mi veniva con l'azzurro, che poi tra l'altro l'azzurro io ho inserito, se noti, sfuma in un azzurro leggermente diverso. Ho inserito questo perché non avevo più, ovviamente, perché io avevo solo una cake, e quindi ho aggiunto quel colore che sta bene. Qui invece io ne ho ancora e me ne avanza anche, e potrei fare veramente un abitino fino alle caviglie, secondo me. Aspetta che mi tolgo il metro. In questo punto io faccio il mio, vedi quanto me ne avanza, vedi, ne ho proprio ancora tanto, peccato che non arrivo al rosso. Va bene, sarà un arcobaleno un po' con la mancanza del rosso. Nel punto in cui io sono, vado a fare la mia bordura, che ripeto, tu puoi fare la bordura che più piace a te. Devo riprendere il mio uncinetto 3, che è qui. Ho usato il 3,5 perché l'altro filato era, come detto, più spessino, però quello che ho usato, quello arancione, per farvi il campione. Ecco, quando siete qui è facilissimo, quando dovete fare se volete fare questo tipo di bordura, la mia ondina. Allora, cosa facciamo? Noi siamo nel punto, cerca un punto, ok, siamo qui, andiamo a fare una catenella, entriamo, maglia bassa, poi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto. La maglia bassa è composta da 2 parti, vedi queste due fianchi, entra in tutte e due, ok, prendi il filo e porti su, di nuovo entra, prendi il filo e porti su, la terza volta entra, sempre nello stesso punto, prendi il filo e tira su. Vediamo con 3 volte come viene. Proviamo con 4. Quindi tu vedi in base allo spessore del tuo filo, ok? 1, 2, 3 e 4. Vediamo com'è. Fai la catenella, appoggia la tua ondina se mi piace di più. Io qui ne sto saltando, quindi 1, 2 nella terza, ma non importa quanti ne salti, l'importante è se mi piace di più con 4. E riprendiamo questi punti puff. Nel punto in cui tu sei, se solo sapessi che cosa è successo. Ho interrotto la registrazione perché stava bruciandosi il mio sugo. Vabbè, ero troppo concentrata, troppo. Ok, adesso ho sistemato tutto. Ritorniamo a noi. Nel punto in cui tu sei, quindi sei con la maglia bassa, rifai di nuovo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vai in queste 2 spalle della maglia bassa, questa e questa, prendi il filo e lo porti su. Io lo faccio per 4 volte, tu puoi farlo anche per 3, dipende da come ti piace a te che venga spessa l'ondina. Non mi ricordo quante volte l'ho fatto e io lo rifaccio. Quindi 1, 2, 3 e 4. A questo punto chiudo tutto quanto insieme, blocco con una catenella, appoggio l'ondina e guarda dove mi dice lei di andare, ok? Mi dice di andare qui, vedi? Qui. Quindi entro e faccio la maglia bassa e proseguo. Quindi 1, 2 e 3, vado nei fianchi proprio della maglia bassa, questa, vedi, la maglia bassa è questa. Se io la giro in questo modo vedo questi 2 fianchi, quindi entro qui,
prendo il filo e porto su e 1, entro, prendo il filo, porto su e 2, entro, prendo il filo e porto su 3, io ne faccio 4 ma tu ne puoi fare anche 3, entro, prendo il filo e porto su, chiudo tutto, blocco con una catenella, appoggio la mia ondina. Se tu guardi la parte finale dell'ondina mi dice di entrare qui e quindi entro qui. Ok? Ne facciamo ancora una insieme. Allora, sulla maglia bassa che abbiamo fatto 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nelle spalle di questa maglia bassa, quindi 1, rientro 2, rientro 3 e rientro 4. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, appoggio la mia ondina e guardo dove mi dice di fermarmi, qui. Ok. A me piacciono tante, in molte creature ho messo questo tipo di bordura. Se a te non piace, ovviamente farai un altro tipo di bordura. Io finisco così, arrivate a questo punto, con un punto bassissimo mi aggancio nella maglia bassa di questa ondina e il gioco è fatto. E se sei arrivata fino qui, praticamente l'hai realizzata anche tu, come me, e quindi sai quanto è comoda, quanto è bella, quanto è stata piacevole realizzarla. Complimenti. Allora, io poi alla fine ho realizzato tutte le mie ondine, non sono riuscita a finire tutta la cake, quindi deduco che la cake intera francamente possa bastare anche per una 46 tutta, eventualmente una taglia più grande, ecco, prenderne due così almeno sei più sicura se vuoi utilizzare le cake. Ok, altrimenti utilizza il filato che più ti piace. Questo è il nostro fianco. Io ti ringrazio per essere stata con me anche questa volta, o magari è la prima volta che mi segui. Spero che mi farai vedere la tua treccina top down, perché la precedente era praticamente la maglia treccina a pannello, questa invece è la top down. Spero che me la farai vedere magari nel gruppo. Mi piacerebbe ti unissi a noi. Alla prossima!